Ed eccoci di nuovo alla stazione di Hakata, pronti per una nuova escursione. Questa mattina ci dirigiamo verso Nagasaki, la giornata è ancora bellissima, il sole è alto nel cielo e noi andremo a visitare questa città conosciuta storicamente, ahimè, per i fatti della seconda guerra mondiale, per il lancio della seconda bomba atomica, ma che sembra avere comunque anche un centro città molto bello e vivo. Vedremo com'è questa città. Ci arrivati anche a Nagasaki dopo più o meno 2 ore di treno. Adesso ci stiamo dirigendo a Urakami, che è il quartiere nord di Nagasaki ed è effettivamente il quartiere dove è stata sganciata la seconda bomba alla fine della seconda guerra mondiale, la famosa Fat Man, che ha dato fine oltretutto al conflitto mondiale. Allora c'è da sapere che il 9 agosto del 1945 l'obiettivo principale non era Nagasaki come punto epicentro della bomba nucleare, sgancio della bomba nucleare, ma bensì Kitakyushu, ovvero una città poco a nord di Fukuoka, dove risiediamo noi in questo momento, che fa la congiunzione tra l'isola del Kyushu e l'isola dell'Honshu. Il problema, fortunatamente quel giorno, almeno per Kitakyushu, la visibilità non era alta, era molto nuvoloso, quindi il bombardiere che trasportava la bomba nucleare ha preferito continuare il suo tragitto e sganciare la bomba proprio su Nagasaki. Fortunatamente, tra virgolette, per questa città era nuvoloso anche qui e il bersaglio non è stato colpito, il centro della città non è stato colpito, ma è stato colpito proprio questo quartiere a nord, Urakami, facendo fortunatamente meno danni rispetto alla precedente bomba di 3 giorni prima, quindi il 6 agosto 1945 di Hiroshima. Non si è creata la sfera di fuoco che si è creata con lo sgancio della prima bomba, e ci sono stati nettamente meno morti, anche se sono comunque sempre troppi. Una volta visitato il parco, in cui andremo a vedere proprio l'epicentro dell'esplosione della bomba, andremo a visitare il Museo della Pace, il Museo della Bomba Nucleare. Come Hiroshima, infatti, anche qui, vicino al parco, è stato costruito un museo in onore e in ricordo di quell'avvenimento e delle vittime che ne sono conseguite. Quello che vedete lì in fondo, in mezzo ai 2 getti d'acqua, 2 fontane, è il monumento alle vittime della bomba atomica sganciata qui su Nagasaki. Ecco la Statua della Pace, in onore delle vittime dell'esplosione della seconda bomba nucleare qui su Nagasaki. Vicino sono stati eretti 2 piccoli monumenti colmi di origami regalati dai bambini dalle varie scuole, come anche in questo caso qui presenti, in onore alle vittime della bomba. Spesso gli studenti delle scuole, quando vengono qua in visita, leggono dei testi in onore delle vittime della bomba atomica davanti alla Statua della Pace. Allora, il Parco della Pace qui a Nagasaki è piuttosto piccolino e bello, ben tenuto, francamente molto tranquillo, a parte chiaramente le scolaresche qui in gita che prendono gran parte dello spazio disponibile, e non so se ci sia una ricorrenza oggi, ma ce n'erano veramente tante. A parte loro, che comunque erano molto tranquille, il posto è veramente pacifico, non c'è veramente nessuno. Da sapere che è in cima a una collina, cosa che noi non sapevamo, ed è per questo che praticamente quando si arriva si prende una scala mobile che ti porta fino in alto, fortunatamente, perché è piuttosto ripida. La discesa invece la si può fare con le scale tranquillamente in una discesa. Non invertite la cosa, perché potreste essere molto stanchi quando arrivate lì in cima. Adesso ci dirigiamo verso il punto in cui la bomba atomica è esplosa e dove è stato eretto anche lì un monumento. E questo è l'ipocentro dell'esplosione della seconda bomba atomica alla fine
seconda guerra mondiale. Lì, a 500 metri d'altezza, è esplosa la seconda bomba, facendo migliaia di morti. Allora, ogni viaggio in Giappone che ho fatto mi ha sempre lasciato qualcosa dentro, un qualcosa che mi rimane, un souvenir particolare. E in questo viaggio sarà sicuramente questa piccola cerimonia dei bambini davanti al monumento dell'ipocentro dell'esplosione della bomba nucleare su Nagasaki, perché è qualcosa che, anche se vuoi fare a meno di vedere o non ti interessa così, non può non risvegliare un sentimento strano, triste, malinconico dentro di te. Francamente a me un po' la cosa ha commosso e questo momento rimarrà sicuramente nel mio cuore per sempre. Ed eccoci all'uscita del museo delle pace di Nagasaki. Allora, questo posto è veramente toccante, sembra scontato dirlo chiaramente, però è così. Il museo è moderno, fatto molto bene. Sono già andato a visitare quello di Hiroshima, ma 10 anni fa, ed era nettamente più vecchiotto, anche se penso che adesso si sia rimesso al passo coi tempi. Qui all'interno troverete addirittura delle ricostruzioni della fatidica giornata dell'esplosione della bomba in 3D con descrizione e video anche in inglese. Non ho fatto tante foto e un piccolo video proprio di questa cosa, perché il resto rappresenta principalmente dei reperti anche umani e tantissime foto del disastro che ha creato questa esplosione e le conseguenze che hanno avuto fisicamente le persone in quel momento presenti. Quindi per capire veramente cosa si prova a vedere certe immagini bisogna vederle qua, non è il caso che le faccia vedere io con delle foto, con dei video. Il museo comunque non è caro assolutamente, fortunatamente, anzi giustamente, per poter permettere a tutti di vedere cosa è successo in quel giorno. Costa 200 yen l'entrata e ancora meno per i bambini. Era pieno di gente, anzi era pieno di scolari ancora che erano qua per vedere cosa è successo in quel giorno. Vi consiglio chiaramente di venire qui in questo museo a Nagasaki, se venite a Nagasaki, perché oltre ad essere un posto importante spiega dettagliatamente tutti gli avvenimenti che sono successi durante quel periodo. Ci sono ricostruzioni storiche della guerra, delle guerre che hanno seguito e dei fatti che hanno conseguito le guerre anche che sono avvenute in seguito. Quindi è tutto spiegato in inglese e non avrete nessuna difficoltà a capirlo. Fateci un giro, anche se non è un argomento che vi interessa tanto, perché effettivamente ne vale la pena.
Ok, lasciamoci indietro un po', lasciamoci alle spalle un po' questa malinconia e adesso dirigiamoci verso il centro città conosciuto di Nagasaki. Perché? Perché Nagasaki è una città che al tempo ha fatto da porto, da scalo a moltissimi pellegrini che per le prime volte venivano qua in Giappone, d'accordo? I primi missionari portoghesi sono sbarcati proprio a Nagasaki. Quando si sono un po' aperte le frontiere, il Giappone si è aperto al resto del mondo. Anche per questo Nagasaki è influenzatissima nelle sue abitudini di vario tipo, soprattutto quelle alimentari, dalla cucina per esempio di altri posti, tipo quella portoghese e tipo quella cinese. Infatti due delle specialità che assaggeremo oggi sono proprio una di origine portoghese, la famosa casutera, una torta che qui viene chiamata anche castella, ovvero una specie di pan di Spagna, ma un attimino più morbido, e il champon, ovvero una specie di zuppa di noodles che qua può essere considerato un ramen di origine cinese e che contiene vari ingredienti. Non li ho mai assaggiati, non so come sono, vedremo di scoprirlo durante questa gita. Ecco qua il champon, questa specialità di Nagasaki a base di noodles, verdure, maiale e frutti di mare. Il brodo è realizzato in modo simile a quello del tonkotsu, quindi con le ossa di maiale e di pollo fatte bollire per un po' di tempo. Infatti, come vedete, il brodo anche qua è piuttosto corposo. Ed ecco fatto, ho mangiato anche il champon, questa specialità di Nagasaki, che era, devo dire, piuttosto buona, senza essere superlativa. Era un ramen con i noodle piuttosto spessi, abbastanza al dente, e il brodo, come vi ho già detto prima, di maiale e di ossa di maiale e di pollo cotte insieme. C'era tanta verdura dentro, quindi il brodo era più leggero, lo si sentiva, era meno caratteristico rispetto a un tonkotsu, che sinceramente preferisco. In ogni caso, il nome del ristorante non ve lo do, tanto ce ne sono 200 qua a Chinatown che fanno lo stesso piatto. Vi consiglio però di assaggiare assolutamente, almeno in uno di questi ristoranti qua a Nagasaki, la famosa specialità, il champon. Nuova direzione, il tempio di Confucio, uno dei templi cinesi più grandi di tutto il paese. Usciti dal tempio di Confucio, cosa dire, niente, per niente interessante, mi ha deluso molto come tempio, c'era praticamente niente dentro, vuoto, non c'è nessuna atmosfera, c'è un piccolo museo alla fine, tutto in giapponese, niente in inglese, quindi sinceramente sì, sono annoiato da morire, stavo per addormentare, quindi secondo me non merita una visita, almeno se siete veramente interessati a quello che è il confucianesimo o comunque un po' alla storia della Cina spiegata in giapponese in questo museo. Oltretutto l'entrata costa 600 yen, te la regalano. E vabbè, adesso ci dirigiamo verso uno dei punti più caratteristici di Nagasaki, ovvero un punto dove si trovano dei ponti particolari, sempre stile un po' cinese, particolarmente coreografici. Eccoci alla fine anche di questa giornata a Nagasaki, siamo nella solita via commerciale, come spesso capita alla fine di una giornata qua in Giappone, e ci avviamo pian piano verso la stazione, ci riporterà ad Hakata. Cosa dire di questa città di Nagasaki? Ma due facce, la parte principale, la parte più conosciuta, ovvero la parte nord, dove si può andare a vedere il Parco della Pace e il Museo della Bomba Atomica, sono molto interessanti, belle, ben tenute e ben curate, forse perché i posti anche più turistici.
Il Parco della Pace è bellissimo, effettivamente è di interesse storico importante. Il Museo della Bomba Atomica è molto bello. Attenzione però, se siete già andati a vedere quello di Hiroshima, che è altrettanto bello, e lo stesso si può dire del Parco della Pace che si trova a Hiroshima, non vale chiaramente lo spostamento qui a Nagasaki solo per quello, anche perché a 2 ore da Hakata e addirittura 5 da Osaka, quindi per solo vedere questi due posti non è il caso praticamente. Il resto della città è un po' strano, si sente molto l'influenza sicuramente straniera, principalmente cinese, non solo nel quartiere di Chinatown, che comunque pensavo sinceramente molto meglio. La città in generale è un po', come dire, disordinata, un po' confusa, più difficile da girare che le altre città giapponesi, sia nei trasporti, dove per esempio nel tram non si può utilizzare la carta ricaricatabile, bisogna sempre avere delle monetine. I distributori di bibite non sono così presenti come in tutte le altre città moderne del Giappone, anche meno moderne. Diciamo che qua sembra di aver fatto un passo indietro e di essere ritornati un po' negli anni 70-80, cosa che effettivamente da un certo punto di vista non è neanche male, perché forse è più caratteristica sotto questo punto di vista. Si può girarla, ci sono delle stradine molto caratteristiche, molto particolari, un po' disordinate, un po' con le decorazioni all'aria infusa, un po' simile più alla Cina effettivamente. In qualche momento mi sembrava quasi di essere a Hong Kong, senza esagerare chiaramente. Ci sarebbe la parte del porto da andare a vedere, che non so se riusciremo a vedere oggi. Comunque in generale mi è piaciuta sì e no, ok, come città, e mi sento veramente di consigliarla come giornata da passare se partite da molto lontano, quindi tipo da Osaka. Se siete a Fukuoka può valere una visita di una giornata, oppure la visita con una notte supplementare per andare a vedere il giorno dopo l'isola di Gunkanjima, che si trova davanti a Nagasaki, nel porto di Nagasaki, e che è un'isola abbandonata. Conoscerete la storia, se potete andarla a vedere su internet tranquillamente, e la cosa potrebbe allora risultare più interessante. Noi per mancanza di tempo non possiamo farlo. Abbiamo assaggiato le due specialità di Nagasaki, sono rivelate il tipo di ramen famoso qua in Nagasaki, quindi il champon era abbastanza buono, anche se non paragonabile a quello delle altre città in cui l'abbiamo assaggiato, soprattutto Kumamoto. E la famosa torta casutera non è altro che un pan di Spagna, non c'è niente differente, anzi sapeva anche da uovo, quindi sono molto, sotto quel punto di vista sono meglio i nostri dessert. E vabbè, basta, a parte questo non c'è nient'altro da rilevare, e quindi quello che avete visto rimane la nostra esperienza a Nagasaki. Spero che possa esservi utile per un vostro ipotetico viaggio in Giappone. Ciao a tutti, a presto!